E siamo arrivati a Dublino. Yeah. Nell'estate 2021 abbiamo trascorso 3 giorni a Dublino, in Irlanda. Dublino è la meta perfetta per tutti gli amanti della città, della cultura e soprattutto dei pub e della musica. Purtroppo le restrizioni in atto ci hanno un po' limitato. Il primo giorno siamo arrivati presto e abbiamo sfruttato tutta la giornata. Il meteo e il freddo non hanno aiutato, ma è una cosa da mettere in conto se si visita Dublino. Dopo una breve passeggiata nel quartiere di Temple Bar, ci siamo diretti al Trinity College. Siamo arrivati al Trinity College e stiamo per visitare quello che è il suo fiore all'occhiello, l'Old Library. Il Trinity College è l'istituto più antico d'Irlanda. Si trova nel centro di Dublino, in College Green. La biblioteca al suo interno comprende circa 200.000 testi ed un'importante collezione di antichi manoscritti, tra cui il famoso libro di Kells. È nota soprattutto per il The Book of Kells, il libro di Kells. È un manoscritto di epoca medievale, alto medievale, risale forse all'800 a.C. e contiene il testo latino dei 4 Vangeli. L'interesse riguarda soprattutto le miniature, perché si tratta di un'autentica opera d'arte per gli esperti del settore. Purtroppo non abbiamo potuto riprendere il libro perché era rinchiuso in una teca ed era vietato fare foto e video. È molto suggestiva come opera. Invece il Trinity College non abbiamo potuto visitarlo perché con le restrizioni che ci sono al momento è vietato l'accesso ai turisti, fanno soltanto entrare gli alunni e il personale docente. La biblioteca contiene anche l'arpa che viene usata come modello per l'emblema dell'Irlanda. Ritornando alla visita della biblioteca, è una visita molto suggestiva, sia per l'ambiente. La long room, che è il corpo principale della biblioteca, è favolosa sia per quanto riguarda la quiete, essendo una biblioteca, ma anche per la luce che, ripeto, è estremamente suggestiva. E ora continuiamo il giro a Dublino e speriamo che non piova. Dopo aver fatto visita al Trinity College, percorriamo Grafton Street, che è l'arteria quasi tutta pedonale, molto animata, perché è la via dello shopping per eccellenza di Dublino. Quello che vediamo qui all'angolo di Grafton Street è il St. Stephen's Green Shopping Center ed è uno dei 2 più importanti centri commerciali della città, non tanto per i negozi che si trovano al suo interno, soprattutto per le sue architetture, molto interessanti. Ed eccoci a Stephen's Green. Siamo a Merrion Square, che è una delle piazze, ora parco di Dublino, che è caratterizzato da questi edifici di epoca georgiana con delle porte tutte colorate. È dovuta a 2 aristocratici vicini di casa, che facendo bisbocce nelle ore notturne, rientrando a casa, non azzeccassero mai la porta della loro abitazione e quindi entrassero l'uno nella casa dell'altro, e quindi per evitare che si ripetesse continuamente questo inconveniente dipingevano le porte di colori diversi. Oscar Wilde. Altra tappa obbligatoria se si viene a Dublino è il Guinness Storehouse. Si trova a circa 30 minuti a piedi da Temple Bar ed è importante prenotare prima i biglietti online. Il museo spiega la storia della Guinness attraverso varie esibizioni interattive. La struttura ha 7 piani ed i primi descrivono gli ingredienti e i processi per creare la famosa birra. Siamo all'interno
all'interno della fabbrica della Guinness. Questa è la sezione dedicata alla tostatura e si sente un profumo pazzesco, ma già fuori da tutto quanto il quartiere si sentiva proprio forte il profumo di orzo tostato. Bello. E all'ultimo piano c'è il Gravity Bar, da dove si può gustare la Guinness alla fine della visita. Ti è piaciuto il tour? Tantissimo. E alla fine del tour la giusta ricompensa. Abbiamo appena finito il tour della Guinness Storehouse ed è stato davvero figo, davvero bello. Il quartiere che stiamo attraversando, che è un po' distante dal centro, anche se non così tanto, tutta l'area in pratica è proprio un quartiere dedicato alla produzione della Guinness. Si sente anche un odore fortissimo di orzo e che noi all'inizio l'avevamo scambiato per le castagne, l'odore delle castagne, invece sì. è l'odore della roastery, della tostatura. Sì, della tostatura dell'orzo. Buono. Comunque sì, una bellissima esperienza, sicuramente da fare se si viene a Dublino. E cena al The Box Tea, a Temple Bar. Com'è? Il box tea è praticamente una sorta di pancake di patata, però fatto in varie versioni. C'è quello che sembra una patatina fritta, quello fatto a gnocchi, il box tea diciamo in forma di gnocchi di patate, e poi c'è quello arrostito. E stiamo passeggiando in serata nel quartiere di Temple Bar e normalmente qui si sentirebbe tantissimo la musica provenire da vari locali, da vari pub, perché è una cosa molto comune avere musica dal vivo nei pub, nei locali qui a Dublino, però purtroppo adesso è vietato, non è permesso per evitare gli assembramenti e quindi questa è un'esperienza che ci manca, un motivo in più per tornare di nuovo a Dublino e in Irlanda. Buongiorno. Da una grigia e ventilata. Siamo sulla Penny Bridge, che è l'abbreviazione di Half Penny Bridge, poiché anticamente per passare il ponte si pagava un pedaggio appunto di mezzo fondo. Stiamo percorrendo adesso una bellissima passeggiata, questa bellissima passerella sul corso del fiume Liffey, che è il fiume che attraversa Dublino. Ci sono diversi ponti che uniscono le due sponde di questo fiume. Uno è l'Halfpenny Bridge che abbiamo appena attraversato. Questo che stiamo vedendo adesso è il O'Connell Bridge, che congiunge una delle arterie principali della città, e poi c'è il famosissimo Samuel Beckett Bridge, che ora andremo a vedere, ed è il ponte a forma di arpa, che è il simbolo nazionale irlandese. Qualcuno ha detto che il Liffey praticamente trafigge a Dublino come una freccia che si getta nel mare d'Irlanda. Prima abbiamo passeggiato su una rumorosissima O'Connell Street dove stavano facendo tantissimi lavori, quindi era difficile fare delle riprese. E O'Connell Street è famosa perché porta allo Spire. Lo Spire è questa colonna alta centinaia di metri, in realtà più che essere una colonna si potrebbe definire come un gigantesco ago che punta verso il cielo, ed è un monumento che è stato realizzato in memoria delle lotte per l'indipendenza dell'Irlanda. Sì.
Siamo appena usciti dall'Epic Museum qui a Dublino, che è un'esperienza davvero molto bella, davvero da fare se si viene qui a Dublino. Ed è un museo multimediale in cui racconta un pochino tutta la storia dei Dubliners, degli abitanti di Dublino e degli irlandesi in generale, e da come sono stati costretti a lasciare l'Irlanda, e racconta praticamente la storia dell'immigrazione irlandese nel resto del mondo. E per pranzo abbiamo preso un buonissimo e pienissimo burrito al pollo, chicken burrito, subito all'uscita dell'Epic Museum. Ci sono dei bei locali dove ci si può fermare a mangiare, molto bello. Siamo appena passati davanti al Bloom Hotel. In generale Dublino è una città che evoca tantissime suggestioni letterarie, Oscar Wilde, Beckett e naturalmente James Joyce, quindi come non citare Joyce, il suo Ulisse, Sì, e i suoi personaggi. Tra l'altro il 16 giugno di ogni anno a Dublino si festeggia il Bloomsday, cioè una giornata dedicata all'Ulisse di Joyce. Quindi le persone solitamente che partecipano a questa manifestazione si vestono con abiti d'epoca, visitano i luoghi del romanzo. 16 giugno perché naturalmente è la giornata di Leopold Bloom nel romanzo. Nel romanzo. Quindi deve essere bello tipo venire a Dublino magari proprio il 16 giugno per vedere come si sì. festeggia. Già, Intanto siamo arrivati vicino alla statua di Molly Malone, sì. Queste sono le pubblicità che rimangono impresse. Siamo arrivati alla cattedrale di San Patrizio e questo è anche il parco adiacente alla cattedrale. E questa è la cattedrale di Christchurch, la più antica di Dublino. Questo è il castello di Dublino, o meglio, quello è il castello di Dublino. No, anche questo è il castello di Dublino. È tutto il castello di Dublino. Tutto un castello di Dublino. A Dublino è tutto un castello. Comunque è stato per secoli un simbolo negativo per l'Irlanda, perché in questo posto questo luogo è stato il quartier generale degli inglesi. Che strani questi. Questo è il cosa che c'erano le rune. Pausa caffè al Bear Market. Io mi sono preso un mocha o un blueberry muffin e Alex qui si è presa un mocha e Un brownie. Siamo di fronte al museo dell'Irish Rock, però è chiuso purtroppo, quindi lo vediamo solo da fuori. È un altro segnale che dobbiamo tornare a Dublino e in Irlanda in generale. Tutti i pub, o la maggior parte dei pub, hanno illuminazioni che sembrano estremamente natalizie, ma in verde. Ok, non in rosso, in verde. Però è particolare come cosa, vero? Sì, anche perché in alcuni pub ci sono ancora le decorazioni natalizie effettivamente. Sì, è vero. Manca solo Babbo Natale. Buongiorno, oggi siamo venuti a Dunlugaon. Siamo a circa 30 minuti da Dublino centro, raggiungibile con il trenino metropolitano, ed è molto carino. Oggi volevamo fare una cosa un pochino diversa, quindi uscire fuori da Dublino centro e vediamo cosa ci aspetta in questo paesino.
Don Logger, o qualsiasi modo si pronunci, ha questa bellissima passeggiata lungo tutta la baia di Dublino, che è davvero carina da fare. Per 30 minuti di treno da Dublino vale davvero la pena, soprattutto se si hanno dei giorni extra. Noi perché non ci siamo portati il costume, altrimenti guarda, sicuro, giusto? Un bel tuffo. Dopo una splendida mattinata è arrivato il momento di tornare a Dublino. Siamo tornati a Dublino, affamatissimi, e quindi ci siamo fermati al primo posto vicino alla stazione. Abbiamo preso degli hamburger. Io hamburger con il jalapeno, quindi un po' piccato, e Alessandra un grilled chicken. E siamo ritornati in strada. Abbiamo visto tutti i maggiori luoghi di interesse di Dublino in questi giorni. Sì, e ora ci godiamo quest'ultimo pomeriggio di relax, passeggiando tra le sue vie e rilassandoci un pochino. Domani mattina abbiamo di nuovo il volo, quindi la nostra vacanza è quasi terminata. Ma intanto ci godiamo questo. La verità è che anche se abbiamo passeggiato per le sue strade, visto la sua università e i suoi monumenti, ripartiamo da Dublino con la certezza che c'è molto di più da conoscere. È deciso, a Dublino dobbiamo tornarci.